Andrea Onana è davvero al centro di una possibile asta internazionale. Dopo le voci sul Barcellona, adesso è soprattutto la Premier League la grande insidia per l'Inter. Insidia o opportunità, dipende un po' dai punti di vista, perché la Gazzetta dello Sport oggi racconta che la dirigenza nerazzurra valuta attorno ai 40 milioni di euro il cartellino del portiere camerunese arrivato la scorsa estate a parametro zero dall'Ajax. C'è un canale aperto, come sappiamo, soprattutto con il Chelsea, un canale che potrebbe portare anche ad altre operazioni di mercato incrociate. Quindi per alcuni, come detto, questa potrebbe rappresentare anche un'opportunità da cogliere al volo, andando poi a sostituire Onana con uno dei diversi profili più economici che l'Inter sta seguendo, soprattutto in Serie A e che so, ecco, che piacciono molto anche a molti di voi che ci seguono ogni giorno. Io però in questo episodio, come detto, oltre a darvi un po' la notizia e un po' di contesto anche con dei numeri sui giocatori che potrebbero poi eventualmente sostituire Onana, vorrei chiudere la mia analisi anche con un'avvertenza. Voglio mettervi un po' in guardia perché ci sono secondo me diversi motivi per cui io prima di salutare a cuor leggero Onana ci penserei bene ed uno di questi motivi per ora non lo sta menzionando nessuno o comunque è molto sottovalutato. Adesso ne parliamo. Amiche ed amici passioni interisti, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi. Vi chiedo subito di lasciare un bel mi piace all'episodio e se non l'avete ancora fatto, iscrizione al canale, che siamo quasi ai 50.000 iscritti e ci date una mano a crescere ancora e non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, quindi mi raccomando. La notizia completa la trovate sul nostro sito passioninter.com, mi raccomando andate a leggerla così come tutti i nostri approfondimenti quotidiani sul sito, ve la riassumo qui molto brevemente. Allora, il Chelsea, come detto, come sappiamo da tempo, ha questo canale aperto con l'Inter da mesi, si è informata su Onana, quindi il Chelsea si è informato su Onana perché vuole cambiare il portiere titolare in vista della prossima stagione. L'Inter appunto valuterebbe Onana attorno ai 40 milioni di euro e l'operazione col Chelsea potrebbe favorire anche altri affari per l'Inter che sta ragionando su Lukaku soprattutto, lo sappiamo, ma ha continuato sempre a tener d'occhio un profilo come Trevoh Chalobah, un difensore che potrebbe sostituire Skriniar. Tra le altre cose ve l'avevo anche detto che a me piace molto come nome, ve ne avevo parlato in un episodio che vi lascio linkato qui e troverete, potete recuperare. Sotto traccia poi ci sono anche altri due nomi in ballo sul tavolo col Chelsea, quello di Aubameyang e dietro le quinte, diciamo un po' più in secondo piano al momento, defilato, ma che comunque rimane lì, anche quello del centrocampista Loftus-Cheek. Quindi l'Inter col Chelsea potrebbe ottenere un tesoretto molto utile, ma anche dei calciatori per completare la rosa e di cui sicuramente ci sarà bisogno. E dall'altro lato, attenzione però, perché anche al Manchester United c'è un forte interesse per Onana. In particolar modo il manager Ten Hag sta acquisendo sempre più potere nei Red Devils, conosce Onana dai tempi dell'Ajax e nonostante il probabile rinnovo di De Gea vorrebbe anche un altro portiere molto forte e appunto pensa al nostro Onana. Diciamo poi che allo United di soldi sicuro non mancano eventualmente. Voci queste che posso dirvi ci risultano assolutamente confermate e sono più di voci, c'è qualcosa effettivamente di concreto. Soprattutto con il Chelsea, ne abbiamo già parlato un mese fa circa del fatto che nei vari discorsi tra i club di Onana si è già parlato. L'Inter, secondo la Gazzetta dello Sport, poi nel caso in cui dovesse cedere effettivamente Onana, andrebbe a pescare, come dicevamo, in Serie A ed i nomi in pole position sarebbero al momento due. Da un lato Guglielmo Vicario dell'Empoli, dall'altro Andrea Carnesecchi, in prestito alla Cremonese, ma di proprietà dell'Atalanta. Anche qui entrambi profili credibili perché sono probabilmente i due portieri italiani, diciamo, più probabilmente destinati a fare il salto in una big e poi con entrambe le società che controllano i cartellini di questi calciatori l'Inter ha dei buoni rapporti. Con l'Empoli l'Inter sta facendo diversi affari, da Aslanic anche Satriano già ad Empoli di cui si sta parlando molto, con l'Atalanta non c'è bisogno di dirlo. Vediamo velocemente anche i profili di questi due portieri accostati all'Inter, per chi magari non li conoscesse. Parto dalla scheda transfer market di Guglielmo Vicario, un portiere classe 96, quindi non giovanissimo, la stessa età di Andrea Onana, comunque 26 anni, 27 da compiere, è una buona età, deve ancora esplodere, ecco, l'età del portiere, però non è il più giovane di tutti, sicuramente. Alto 1,94 m, nazionalità italiana, piede destro ed è di proprietà dell'Empoli a titolo definitivo ormai dalla scorsa estate, era passato dal Cagliari, Perugia e altre società. Questo quindi è Guglielmo Vicario. Mentre
Marco Carnesecchi, come dicevamo, un profilo che è di proprietà ancora, dell'Atalanta, come cartellino, viene valutato 13 milioni di euro da Transfermarkt, 16 milioni, Vicario invece sempre da questa piattaforma. È un classe 2000, quindi 4 anni più giovane, alto 1,91 m, anche lui, di nazionalità italiana, chiaramente. Ha un contratto con l'Atalanta fino al 2026 ed è un profilo, tra le altre cose, mi sorprende molto, devo dire personalmente, che l'Atalanta abbia deciso di investire tanto su Musso quando aveva già in casa un portiere come Carnesecchi, che secondo me da tempo sta dimostrando di avere un altissimo potenziale. Comunque anche lui, così come Vicario, sta facendo vedere delle cose molto importanti. Sono entrambi, dal mio punto di vista, per come li seguo io, diciamo due portieri moderni come caratteristiche. Vicario forse anche, per le caratteristiche del gioco dell'Empoli, è più coinvolto anche nella costruzione della manovra con i piedi, nella costruzione, dal basso. Carnesecchi è un po' più propenso a lanciare il pallone lungo rispetto, a Vicario, e rispetto anche a Vicario, secondo me, ha qualcosina in più nelle uscite, quindi soprattutto nei cross e diciamo nel controllo dell'area di rigore. Tra i pali invece forse si equivalgono, comunque hanno uno stile un po' diverso, ma sono entrambi molto forti e capaci anche di grandi parate spettacolari e spesso decisive. Ho preparato anche un piccolo confronto tramite la piattaforma WhoScored, dove ho selezionato appunto Onana, Carnesecchi e Vicario per metterli a confronto. Vicario ha giocato un po' più rispetto agli altri, un po' più partite rispetto agli altri, quindi 2160 minuti contro i circa 1600 di Carnesecchi ed Onana, e nonostante questo, nonostante il numero maggiore di partite, ha un rating statistico medio più alto, e quindi in generale, secondo le statistiche, Carnesecchi sta facendo una stagione migliore di Vicario sta facendo una stagione migliore di Onana e Carnesecchi in questo campionato di Serie A. Onana è il più preciso dei tre nei passaggi, ma questo dato è un po' falsato anche dallo stile di gioco dell'Inter. Così come dalla piattaforma Kickest prendiamo altre statistiche legate ai portieri. Nella classifica dei clean sheet, Vicario è a quota 7 partite senza aver subito gol, così come Onana, mentre Carnesecchi è fermo a 2, però ci sta che con la Cremonese è oggettivamente più difficile chiudere la partita senza gol subiti, diciamo. Mentre per quanto riguarda le parate, da questo punto di vista Vicario è il settimo portiere in Serie A per parate effettuate, ben 75. Carnesecchi è nono con 69 parate, quindi solo 6 parate in meno, nonostante comunque Vicario abbia giocato molti più minuti. Onana è chiaramente più indietro, anche perché l'Inter sicuramente molto meno impegnata con i tiri verso lo specchio della porta. Tutti questi numeri comunque ci dicono che sicuramente Vicario e Carnesecchi sono due ottimi talenti dal grande potenziale. Vicario, devo dire, è ovviamente già un po' più costruito, comunque ha 4 anni in più rispetto ad un Carnesecchi che però secondo me probabilmente ha un potenziale inesplorato più alto, e essendo anche più giovane. Quindi potrebbe potenzialmente diventare ancora più forte, almeno dal mio punto di vista. Qui però mi vengono da fare, come dicevamo, alcune considerazioni. Intanto mi viene da dire, se l'Inter dovesse effettivamente poi sostituire Onana con un Carnesecchi o un Vicario, abbiamo visto già quest'anno come comunque prima di veder titolare Onana, è dovuto passare un po' di tempo, figuriamoci l'anno prossimo se eventualmente appunto il nuovo portiere dovesse essere uno tra Carnesecchi e Vicario che non ha l'esperienza di Onana alle spalle. Questo un pochino mi preoccupa anche sui tempi con cui verrebbe poi eventualmente inserito il nuovo portiere, e chi in quel caso quindi andrebbe poi effettivamente a difendere i pali dell'Inter finché si mette il nuovo portiere nelle condizioni di poter giocare. Poi aggiungo, come ho detto anche qualche mese fa, io sono convinto che Onana avesse e abbia ancora oggi soltanto bisogno di tempo, bisogno di giocare con continuità, e per me ancora oggi non abbiamo visto ancora tutto il potenziale di un portiere che ha per me un potenziale da grande portiere, da grande squadra. Aggiungiamoci a questo che invece finalmente sta emergendo, comunque si è vista la grande personalità di questo portiere, che sta emergendo sempre di più anche dalle tante interviste che sta rilasciando in questi giorni. Io vi consiglio di recuperarle perché potrete capire molto di più anche sulla persona e sul giocatore, ecco, che va in campo. Comunque si sta dimostrando probabilmente già oggi uno dei leader di questo spogliatoio, e in un ruolo delicato come quello del portiere, secondo me Onana ha un po' tutto quello che serve
per essere un punto di partenza dell'Inter in questi anni. Inter che ha sempre avuto grandi portieri, anche di grande personalità. Onana ci rivedo in lui caratteristiche di questo tipo. Senza considerare poi, come dicevo in apertura, un fattore che molti secondo me stanno sottovalutando, ma che in realtà non è assolutamente secondario. Mi riferisco ovviamente ai paletti del settlement agreement. L'Inter ha dei vincoli, mettiamolo in maniera semplice, imposti dall'UEFA, per cui non potrà aumentare il costo della squadra nelle prossime stagioni. Perdere un portiere così importante che hai preso a parametro zero vuol dire di riflesso che poi dovrai stare ancora più attento a risparmiare negli altri reparti. È una coperta un po' corta come quando facciamo l'asta al fantacalcio, diciamo così, quando vai a costruire la rosa bisogna stare attenti con un numero limitato di crediti. Per cui anche a questo bisognerà prestare attenzione, bisognerà valutare nelle varie considerazioni. Quindi alla giusta cifra tutti i calciatori sono vendibili secondo me. Penso che il caso Skriniar abbia anche aperto un po' gli occhi a tutti i tifosi, non solo quelli dell'Inter, comunque sul come funziona il calcio di oggi. Prima di toccare il portiere però, ed in questo caso prima di toccare Onana, ci penserei molto bene. Ditemi che cosa ne pensate anche voi, se siete d'accordo oppure se, ritenete che a 40 milioni di euro l'Inter dovrebbe vendere tranquillamente Onana sostituendolo con uno tra Carnesecchi o Vicario. Ditemi un po' eventualmente anche la vostra preferenza, aspetto i vostri commenti, ne stiamo parlando molto anche nel club di Passione Inter, quindi se non ci siete già fate un salto su passioneinter.club e entrate a far parte della nostra splendida community. Nel frattempo vi lascio un altro approfondimento da recuperare dove abbiamo trattato un'altra notizia molto calda di queste ore. Per chi ci ascolta in podcast la potete recuperare in descrizione, per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.